So it looks it's my turn now. I would love to, I mean, thank you very much for this nice introduction, Alessandro. I would love to talk to you in Italian. Unfortunately, you know, everybody thinks about Swiss people, they can speak German, French, Italian, but unfortunately it's not true in my case. Okay. Questo l'avete capito? Yeah, l'ho visto. Quando volete chiarimenti alzate la mano e così io cerco di tradurre e anche Alessandro aiuterà in questo. Va bene? Noi interloquiremo, tradurremo per quanto è possibile le frasi del professore, però vi prego di intervenire in maniera tale da spingerci a chiarire qualcosa in italiano. Okay, so I prepare a talk for you, which I usually give at high school. So it should be hopefully appropriate and level. And you see the title says, Where Size Matters. Dove è importante la dimensione. Okay, I start with the first picture. Everybody of you, maybe some of you, the older one, have seen this. It's Ipod Nano. And the question first is, why did Apple choose the name Nano? Ok, tutti riconoscerete questa immagine che è l'iPod della Apple e forse vi sarete chiesti perché Apple ha scelto proprio questo nome. Probably all know why they chose the word nano, because this was the smallest player at that time. It was a revolution in music, but there was not much nanotechnology at that time in this thing. La scelta è perché nano, come probabilmente saprete, indica che questo era il dispositivo più piccolo tra quelli prodotti dalla Apple, però di nano in realtà non c'è niente in questo dispositivo. Okay, so we actually are interested on the nanometer, on the small scale, of the length scale nano, and nano is small, and nano comes from the Greek word nanos, dwarf, and it's used here as a length scale, and it's I mean, we would say it's 10 to minus 9 meter, but this is a billionth of meter or millions of millimeter, and it's pretty small. Quindi noi siamo interessati alla scala nanometrica, a lunghezze nanometriche, che diciamo sono lunghezze dell'ordine di, noi diciamo, 10 alla meno 9 metri, quindi un bilionesimo di metro. E però è difficile di comprendere perché sono scale che diciamo non fanno parte della nostra esperienza. Okay, we in technology, you know, there has been a revolution in microscopy, and this is not the good microscope for the nanoscale. So in the last 20 years, we have developed very nice machines which allow us to see into the nanoscale. Cioè negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo tecnologico che ci ha permesso di realizzare dispositivi che ci consentono di osservare alla scala nanometrica. Yes, for example, this is a picture, you see this is only a schematics, but I just want to tell you, this is from our website, that I come from an institution, has been mentioned before, Swiss Nanoscience Institute, where we do research on this nanoscale in all different disciplines. Allora, questa è un'immagine, non è un'immagine vera, è un'immagine schematica che ti dà un'idea del tipo di sistemi che noi studiamo nell'Istituto Svizzero di Nanoscienze, che ha attività scientifiche che coprono molti aspetti delle scienze della nanoscienza. Yes, here you see a microscope, which is called the transmission electron microscope, and it's a large machine. And on the right side, you see an image from this microscope, and what you see here is lines. These are atomic planes. You can see single atoms with this machine in real time. Questo che vedete in questa fotografia è un microscopio, come vedete è un dispositivo molto grande, una macchina molto grande, che però permette di guardare a livello nanometrico. Nella figura in basso a destra, quello che vedete, queste linee che vedete sono singoli piani di atomi. There are other microscopes, like giving these pictures. On the left side you see surface of graphite, coal. I mean, these are single carbon atoms. And on the right side we see some molecules. These are ring-like chemical molecules which you can image with another type of microscope. Questa l'immagine che vedete a sinistra
quello che vedete è la superficie della grafite. Ora, tutti voi conoscete la grafite perché è quello che fa, è il materiale che sta nelle matite. E questa immagine vi fa vedere come con questi dispositivi il microscopio ci consente di vedere i singoli atomi. Nella figura a destra invece vedete delle molecole che formano degli anelli, e anche lì diciamo, è un altro tipo di microscopio che però consente di vedere alla scala atomica. Yes, you can also look at molecular systems. This on the right side is membrane proteins, which biologists are interested in, and this is imaged in the liquid, in a it's a working protein, and it's done with a microscope which is using a kind of a tip, and this thing is moving over the surface, and it's just feeling the atoms. It's a tip which can be brought close to the surface in such a soft way that you can measure the forces of single atoms. Dunque, quello che vedete nella figura a destra sono delle membrane di proteine, quindi diciamo immerse in un certo liquido, che è possibile osservare usando un altro ancora tipo di microscopio, che è il schematizzato nella figura a sinistra. Questo microscopio ha una piccola punta, un'estremità molto appuntita, con il quale è possibile sentire, diciamo, per così dire, la presenza degli elettroni e seguire, diciamo, quindi il profilo della superficie. That's an amazing microscope which we have today. And the whole idea about nanotechnology came from a physicist long time ago. His name is Richard Feynman. And he sort of he was a theoretical physicist working in high energy physics. And he came once to this idea that maybe one can use the atoms to do things, to do like computing or something like this. Tutta l'idea delle nanoscienze è nata da Richard Feynman, che è un famosissimo scienziato, un fisico teorico, che però ebbe l'idea che forse con gli atomi si potevano fare tantissime cose se si fosse stati in grado di controllare gli atomi, quindi sulle scale microscopiche. And the really amazing thing is at that time, probably nobody in the audience believed that this is possible, what he was talking about. But everything he's talked about has now been realized. Beh, probabilmente al tempo, quando lui ha diciamo, concepito questa idea, nessuno probabilmente gli ha creduto, perché si pensava che non fosse possibile, e invece si è dimostrato che è possibile, tantissime diciamo, cose sono adesso possibili. Yeah, just to get an idea of how small nano is, there is a comparison here. On the right side, you see a molecule. It's a so-called fullerene molecule. It's carbon, C60, 60 carbon atoms. And this is around 1 nanometer in diameter. And here you see a soccer ball, and it's about 100 million times smaller, the molecule. Dunque, questa immagine è per darvi un'idea di quanto piccolo è un nanometro. Nella figura che vedete a sinistra, a destra, c'è una molecola di benzene, e invece a sinistra è un pallone da calcio, e vedete che la molecola di benzene è 100 milioni di volte più piccola del pallone da calcio, 100 milioni di volte. And it's the same ratio between, the ratio 100 million fold is the same from the Earth to the soccer ball. Che è lo stesso rapporto in dimensione tra la Terra e il pallone da calcio. That's pretty amazing. Now you can ask yourself, what is this good for when we can make things on the atomic scale? And we all use this today. And I just showed these pictures of screens, images, TV screens, mobile phones, computers, and so on. They are full of nanotechnology. Voi potrete chiedere perché è importante essere in grado di controllare gli atomi, i singoli elettroni. Beh, perché questo forma la base di tutte le tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi 20-30 anni. Tutti i dispositivi elettronici che noi utilizziamo quotidianamente contengono queste nanotecnologie. Just one example from a science point of view, which I think is very amazing. So if you look at the top row, you see glass beakers, which has a solution, a fluid inside there, and these fluids are emitting, have different colors. So you look at fluorescence, and the color goes from blue to red, so the whole spectrum. And the crazy thing about this is, it's the same material. What is inside here is in each beaker, it's the same material. So the amazing thing is you can make color without changing the material, without doing chemistry, by just changing the size. So what is different on the left, there are small particles, and on the right, there are larger particles. And it's the only difference, the size.
Questo adesso è un esempio straordinario dell'importanza della dimensione delle particelle. Queste che vedete sono un certo numero di bicchieri riempiti esattamente dello stesso materiale, cioè lo stesso materiale che c'è in questi bicchieri, però come vedete i colori sono diversi. E il motivo per cui sono diversi è che questo materiale forma particelle di dimensioni diverse nei vari bicchieri, che danno luogo quindi a colori diversi. And that's used in, in the church, and you look at the glasses, people know this for a long time. They didn't know why it was like this, but they knew when it took like gold, kind of gold particles or silver particles of different sizes, they were giving different colors in glasses, and that's used today still, this technology. And it's also, nature is using it. I will show you an example afterwards. In effetti questo era già conosciuto nell'antichità, le vetrate che vedete nelle chiese con i vari colori, diciamo, si basano sullo stesso principio, anche se non si capiva al tempo perché fosse così. Quindi le diversi colori dipendono non tanto dalla differenza del materiale, che invece è lo stesso, ma dalle dimensioni delle particelle che formano queste vetrate. So here's an example from nature. So in this butterfly wing, which has a very beautiful, very strong colors, it's not only the chemistry, the pigments which are important, it's the surface structure. So this surface has topology, height, and different structures on the nanometer scale, and that generates these very strong colors. Come vedete in questo esempio, questa è una farfalla, vedete questo colore brillante, questo blu molto intenso. Questo colore non è dovuto soltanto alla composizione chimica, ma è dovuto proprio alla forma della superficie a livello nanoscopico, alla struttura quindi della superficie delle ali che genera questo colore. Unfortunately, I don't have this example here, but usually when we go out to students or so at school, we have kind of a stamp, which you can stamp into chocolate, and chocolate is brown, but if you can stamp now a red color into the chocolate, and you do nothing on the chocolate chemically, you just deform it in a structure, and afterwards it's red. Noi abbiamo un esempio molto carino che purtroppo non ho qui con me. Si prende un pezzetto di cioccolata, una barretta di cioccolata, e si fa con un timbro, si fa una forma. La cioccolata rimane marrone, però il timbro produce una deformazione della superficie che fa apparire la cioccolata rossa. You can generate any color you want. It looks very strange when you eat it, when you want to eat it, you think, well, what do I eat here? In realtà è possibile generare vari tipi di colori ed è un po' curioso quando la mangiate che è una cioccolata di vari colori. But it's still the same chocolate. Però è sempre la stessa cioccolata, la composizione chimica della cioccolata. So another example is when you look, for example, at nanoscale structure, at surfaces, metallic surfaces of metals. Then the picture on the right, what you see here, this is kind of a standing wave picture of electrons. And on the small scales, electrons not only behave as particles, but they can behave as waves. And that's why you see the standing wave picture. Questa immagine invece è un'immagine schematica della superficie di un metallo, sempre a scala nanometrica. E come vedete sembra che ci siano delle piccole ondine, diciamo così. E il motivo è che gli elettroni a queste scale non si comportano più solo come particelle, ma anche come onde. Questo è il motivo per cui, potete vedere questa analogia con le onde che si formano su una superficie di un fluido, che è illustrato nella figura a sinistra. And this nature of this wave natures, you can use it to do new kind of things. This is kind of the basic of quantum mechanics. And in quantum mechanics, like in classical waves can interfere. And then also in quantum mechanics, kind of electrons or other particles can interfere and lead to kind of new possibilities, which are kind of described in this picture, where you can see that this you cannot do classically, but in quantum mechanics, essentially you can pass the tree at the same time left and right. And this gives new possibility which are used in quantum computers these days. E questa idea che gli elettroni siano descrivibili non solo come particelle ma come onde è una delle idee fondamentali della meccanica quantistica e si può usare per fare tante cose nuove. Perché questi elettroni che si comportano come onde si possono fare interferire, per esempio. Nella figura che vedete, che rappresenta questo sciatore che passa a destra e a sinistra dell'albero, è un'illustrazione dell'idea del fatto che gli elettroni in realtà non vanno pensati come particelle, quindi passano a destra o a sinistra, ma passano simultaneamente a destra e a sinistra. E questo tipo di proprietà possono essere utilizzate e vengono utilizzate per creare dispositivi quantistici, come per esempio i quantum computers. Yeah, there are also various other features which are used today. All of them use this.
This is an example of what is called hydrophobic surfaces. So a hydrophobic surface is one that where water doesn't wet, where water will easily go off like this, where a water droplet sits ideally like this on a surface. It doesn't really it doesn't wet the surface. Ci sono anche altri esempi, diciamo, di cose sorprendenti sulla scala nanometrica, nanoscopica, e una di queste sono le superfici idrofobiche. Sono superfici in cui l'acqua non viene assorbita, quindi rimangono queste goccioli. Si dice che, diciamo, questo non so, Arturo, come wet surface, che no, esatto, la superficie non si bagna, e quindi queste piccole gocciole rimangono integre sulla superficie. So first you do this with some chemistry, which people do, but this has some limitation. And if you want to do really good, which is called super hydrophobic, then you need to do some surface structure, which is indicated here. So if you make structures on a micrometer scale with such pillars, then actually the water droplet doesn't see the whole surface, and that's why it becomes super hydrophobic. It doesn't wet at all. Se volete, diciamo, queste superfici idrofobiche le conosciamo tutti, sono gli impermeabili in sostanza, però questi impermeabili vengono prodotti chimicamente, cioè ci sono delle sostanze che impediscono all'acqua di essere assorbita. Però queste non sono tanto impermeabili, cioè se uno vuole ottenere delle cose che sono veramente impermeabili, vengono chiamate super idrofobiche, superfici super idrofobiche, la chimica non è sufficiente, bisogna ricorrere alla fisica, cioè formare delle strutture sulla superficie che in qualche modo, nell'illustrazione precedente, cioè, vedete queste piccole colonnine che sostengono la goccia d'acqua e impediscono alla goccia di essere assorbita. Yes, yeah, so these textiles are fabricated in this way today, and when they are super hydrophobic, then you can, all these things, nothing can really stick on your surface. Sure, it doesn't last forever, because this surface is also exposed to all kind of other forces, but it's a very nice technology which is used today, and it's based on nanotechnology. Questo è un altro tipo di, in questi indumenti che sono super idrofobici, praticamente le cose scorrono via senza sporcare, senza bagnare, e tutto questo di nuovo non è soltanto un processo chimico, ma in questo caso vengono usate, la nanotecnologia, cioè si modifica la superficie di questi tessuti. And since scientists, nanoscientists are very innovative, you can also do surface structures which reduce the friction. And if you then use this kind of surfaces, you can swim much, much faster than anybody else, because your friction goes away. And in the meantime, this forbidden, is no longer allowed to use these kind of textiles, because it's not, it's kind of unfair. If you have one of those, then you can swim much, much easier. In particolare, per esempio, è possibile produrre, sempre usando queste nanotecnologie, dei tessuti che riducono tantissimo l'attrito, e quindi, per esempio, vengono usati dai nuotatori per nuotare molto più rapidamente nell'acqua. Adesso questi tipi di tessuti non sono più usati, sono vietati, perché darebbero un vantaggio unfair, cioè non corretto a quelli che li indossano. Okay, now I come, I myself work in kind of electronics also. I've been my whole life, doing kind of small electronic structures and make them smaller and smaller. And industry is also doing this, has been doing this over the last many, many years. And what you see on this picture, you probably haven't seen before. And this what you see here is it fills the whole room here. It is as large as this room. And it's a printer. Tutta la mia attività scientifica, io ho lavorato sempre su dispositivi elettronici, facendoli sempre più piccoli per esplorare le proprietà che emergono a queste scale. Ma anche l'industria ha lavorato in questa direzione, cercando di creare dispositivi sempre più piccoli. Ora, questa che vedete è una stampante che praticamente occuperebbe tutta questa sala. All this. Yeah, this is made by this company ASML. It's only one company in the world that can do this. They see how difficult, this is. This machine costs 300 million euro, one of those. And if you look inside, it looks kind of like this. So it's an optics machine, and it's printing electronic structures onto wafers. Structures onto wafers, which give some electronic chips, the chips we are using. Questa è una macchina gigantesca, costosissima, 300 milioni di dollari. 300 milioni di dollari, ed è un'unica industria che la produce, e questa macchina praticamente stampa i chip.
diciamo, chip elettronici che noi troviamo nei nostri dispositivi. These are how they look like in this picture, and I have another picture here. So when you buy or when you use such a Pentium or Intel iCore Pentium processor, they are made by such machines. Questo per esempio è quello che vedete qui, sono i chip su un transistor, e sono quelli che stanno all'interno di un Intel o di un Pentium. Quando acquistate uno di questi chip, diciamo, questo è quello che c'è dentro. And now here you see a little bit how, the reason why we have this very strong computer power in mobile phone is because we made the transistors smaller and smaller. And today there's so many transistors on the chip that gives enormous computational power for all of us. Il motivo per cui abbiamo tanta potenza, diciamo, nei nostri cellulari è che, diciamo, adesso è possibile creare questi dispositivi con chip sempre più piccoli, per cui se ne possono mettere di più su un unico transistor, e quindi diciamo, questo aumenta il potere, diciamo, computazionale di questi oggetti. So this what you see here is a graph, which on this axis it shows how many transistors are on a single chip, and this is the year. And I started my career down here. I just followed this all the way. And in the beginning, there were only a few thousand transistors on the chip. And you see around 1990, they crossed 1 million transistors. And now they crossed 1 billion transistors already. And at the moment, people trying to cross, I think they already crossed 100 billion. So they're close to, 1,000 billion will be coming. So this is all because they made transistors smaller and smaller. Questo grafico illustra il numero di transistor che si possono mettere su un chip e come questo numero sia cresciuto negli ultimi 40 anni, 50 anni. Diciamo, io ho seguito praticamente la mia carriera scientifica dall'inizio della mia attività, dove era possibile integrare dell'ordine di 1 migliaio di transistor su un chip, fino, diciamo, agli anni 90, in cui si è arrivato a 1 miliardo. A un milione, e poi diciamo, adesso più recentemente si è superata la barriera di 1 miliardo e presto probabilmente si arriverà ancora di più. Yeah, that's pretty amazing, and that's because we can make structures smaller and smaller. And here's a picture of length scale. So this is on this axis is how small structures are on a chip as a function of year, and it started around in millimeter, 100 micrometer scale. No, il motivo per cui questo è possibile è che si riescono a realizzare strutture sempre più piccole, e quindi è possibile integrare sempre più transistor sullo stesso chip. E questo schema illustra come, diciamo, sull'asse verticale la dimensione di queste strutture, sull'asse orizzontale vedete gli anni, quindi col passare degli anni è stato possibile integrare strutture sempre più piccole. And it gets smaller structure, smaller structure, smaller structure, and obviously more transistors. And today we are around here. And you see this is around, the smallest feature size is around 2 nanometers today. So 2 nanometers is kind of, it's like a molecule, small molecule. And that's what engineers are able to fabricate. And they also use this kind of interesting names, which I usually emphasize in the beginning. They called this technology integrated circuits. And then they called it large scale integrated circuit because there were many transistors. And then they called it very large scale integrated circuit. And then they called it ultra large scale integrated circuit. And now they don't know how to say, to give even a stronger label to it. Come vedete, questo grafico illustra come, diciamo, le strutture siano diventate sempre più piccole. Oggigiorno siamo in quel punto che vedete indicato sulla scala dei 2 nanometri. Ora, 2 nanometri è la dimensione di una piccola molecola, quindi è una cosa veramente difficile da immaginare. E diciamo, gli scienziati, gli ingegneri, agli ingegneri piace usare questi acronimi. IC sta per circuiti integrati, LSC significa Large Scale Integrated, cioè integrati su larga scala, che significa semplicemente che se ne possono mettere di più su uno stesso chip. VLSI è very large, cioè scala ancora più grande, e infine ULSI significa ultra large scale, quindi diciamo non c'è molta fantasia nella scelta di questi nomi. And you can see, like a virus, you see a virus has about 100 nanometers. So what electronics engineers do is much more than a virus. So the transistors are much smaller than a virus. Per darvi un'idea, un virus ha una dimensione dell'ordine di 100 nanometri e gli ingegneri quantistici sono in grado di, diciamo, realizzare strutture dell'ordine di pochi nanometri.
quindi centinaia di volte più piccolo di un virus. Okay, so here you see some transistor in cross-section, which I slide from Intel, and these engineers, they talk, they're thinking about in terms of they call this a roadmap, where they think in the future, always like 10 years advanced, where should we be in 10 years from now, roughly? And they call that technology, is given by some length scale, and there was in 2003 was 90 nanometer technology, then came 65 nanometer technology, and your mobile phone probably using 32 nanometer technology or 20 nanometer technology, but the processors today they use 7 nanometer, and the next generation is 2 nanometer technology. E questa è un'illustrazione di quella che gli ingegneri amano chiamare una roadmap, cioè uno schema che illustra, diciamo, come una certa tecnologia emerge non soltanto, diciamo, nel presente, ma poi come continuare a svilupparsi nel futuro. E qui vedete, diciamo, queste tecnologie che vengono definite a 90 nanometri, 65, quindi sempre più piccola. Probabilmente i dispositivi che noi utilizziamo oggigiorno nei cellulari sono dell'ordine 32 nanometri, le nanotecnologie che vengono usate lì, ma diciamo noi siamo arrivati già a 7 nanometri. So each time when the new roadmap is defined, or the next milestone, you know, then everybody will say no, this is not possible, will never work, and each time it worked. But at some point it will stop. You can imagine, right? We're close to a single atom, and then this is the limit of Feynman. Then we have to think about something else. E quindi, diciamo, ogni volta che si fanno queste roadmap, quindi si pensa in anticipo a quello che si potrà sviluppare, si dice no, ma questo non sarà, quindi si pongono questi obiettivi, ci si dice no, ma questo non sarà possibile, non sarà possibile, e ogni volta invece diventa possibile, ma adesso ci stiamo avvicinando a un limite che probabilmente è insuperabile, perché è la scala degli elettroni, quindi al limite di cui parlava Feynman, e lì dobbiamo pensare qualcosa di nuovo. Okay, so that's kind of the picture you have to have in mind. What you see is a transistor from 2004, so it's still like 300 nanometer in size. And that's the way engineers think, right? They think, well, in 2000, this is an example. 10 years later, it should become this size. This is kind of the milestone, the roadmap. And what you see here, what they do here, they just scale down the transistor. And now this is kind of now science, is the question, how do you have to scale this transistor that it still will work? So, vedete, questa illustra questa idea, diciamo, di ridurre le dimensioni del transistor. Nella figura grande c'è un transistor del 2004 e nella figura piccolina che è in scala, quindi il transistor è molto più piccolo che è un transistor del 2014. Quindi gli ingegneri sono riusciti a farlo diventare più piccolo. Però, come vedete, lo schema è lo stesso. Cioè, è semplicemente una riduzione in scala, ma non c'è una differenza nella struttura del transistor. Yeah, so the question for the engineers is at the end, if you make it smaller, will the power change? What do I have to do with the voltage I apply? How do the current flows? What do I have to change? And all these physical questions they become very relevant. And it's very important to think about this, to make predictions, what you have to do, that things will work. Ma quando si riducono diciamo, i transistor a questa scala, incominciano a nascere tantissime questioni di fisica fondamentale, come applicare il voltaggio, come dissipare la corrente in questi dispositivi e così via. Quindi si aprono tante questioni che sono importanti per capire come diminuire ancora più la dimensione di questi transistor. Okay, so this is for me the point. Usually this is the introduction when I go to school and say, let's talk about scaling. Now let's do some science. And I don't have much time here, but I thought I'd bring, you know, at least one example about scaling to you, so we can do some classroom education now to work together. And I just switch over to this topic called scaling. So, questo per me è il punto in cui ho terminato la mia, tipicamente quando parlo alle scuole, ho terminato la mia introduzione e mi dico, adesso si parla di scienza e l'argomento, diciamo, di cui vorrei parlare, naturalmente legato a quello che ho raccontato finora, è l'idea di scaling, cioè di scala. Okay, we will not talk about transistors, but we talk about very simple things. And what I will do, we will scale lengths. So we have to think, we make things smaller or bigger. And we will do what I will call isotropic scaling. Dunque, non parleremo di transistor, ma parleremo di qualcosa ancora più semplice, cioè ci chiediamo come cambiano le proprietà degli oggetti se proviamo a ingrandirli o a rimpicciolirli. And isotropic scaling is then you scale, for example, you make something 2 times bigger,
means you do it in all directions. So we live in 3 dimensions. So in this direction, and in this direction. Cioè faremo un riscalamento isotropo, che significa che riscaliamo questo oggetto nello stesso modo in tutte e 3 le dimensioni, perché noi viviamo in 3 dimensioni. Okay, then the first question is, how would the volume scale? I mean, assume you make the system, the length 2 times bigger, and then I have to ask the students, what does it mean for the volume? It's very easy, right? So, diciamo, per la prima domanda semplice che possiamo porci è: se facciamo il lato di questo cubo più grande di un certo fattore, per esempio lo raddoppiamo, come cambia il volume? And you know it's going to be 8 times bigger, right? 2 times 2 is 4, times 2 is 8. So this scales with the third power. Quindi questa è una domanda molto semplice. Se un lato aumenta, diventa il doppio, il volume diventa 8 volte più grande. Quindi noi diciamo che lo scaling va con una potenza, con la terza potenza. Okay, so this is indicated here when the length 2 is set, is the scaling factor, times the length 1. So we scale by factor set. This is now just a number for the scaling. And you see the volume of the scaled object is now set to the power of 3, bigger than the initial volume 1. Quindi se vogliamo usare le formule, diciamo, se la lunghezza di un lato è L1 e applichiamo un fattore di scala, quindi lo moltiplichiamo per un numero z, questo ci dà la nuova lunghezza, il volume del nuovo, diciamo, box, del nuovo cubo diventa z alla potenza di 3. Okay, and now this is kind of the abbreviation. I will write it like this, and we will say the volume scales to the third power, or scales with length to the power of 3. Volume scales with power of 3. E noi diciamo che il volume scala con la terza potenza, quindi con la potenza cubica della lunghezza. And then obviously the next question is, how does the area scale? Right, it's very simple. So, probably everybody knows, right? The area scales with the second power, and we would write area scales with the cube, or with the second power. Naturalmente la domanda seguente è: come scala invece la superficie di questo oggetto? Se prendiamo un quadrato di lato L e raddoppiamo il lato, di quanto cresce la superficie? Beh, la superficie diventerà 4 volte più grande e noi diciamo che la superficie scala con il quadrato della lunghezza. Okay, let's make an example. Now we have to work together. So this is kind of like a simple introduction. Now I would ask you to think about how does the time of a free fall for an object scales. And you have to think like this. I take an object, like maybe a tennis ball or something like this, for a fixed height, and let it go, and ask how long it will take until it reaches the bottom. And now you have you don't have to calculate the time for this. You have to think, how will the time change if I make this ball bigger? You know, the ball will become heavier and so on. Will the time depend on the size of the object? That's the question. Ok, adesso facciamo una cosa un pochino più interessante, un esempio più interessante, e poniamoci questa domanda. Immaginate di avere una palla e di lasciarla cadere e di misurare il tempo che la palla impiega a raggiungere il pavimento. Bene, questo tempo dipende da quanto è grossa o quanto pesa questo oggetto. Bene, come pensate che questo tempo scali? So, how would it scale? What do you think? Cosa pensate? Dobbiamo lavorare un po' insieme adesso. Cosa ne pensate? Avete qualche idea? So everybody knows this. I mean, there may be also different answers to it, actually. Right? We learn in school all objects fall, the same way, as long as there's no friction. Noi impariamo a scuola che se trascuriamo l'effetto della frizione, dell'aria, dell'attrito dell'aria, gli oggetti impiegano tutti lo stesso tempo ad arrivare sul pavimento. Everybody's thinking. So actually, if you neglect the friction, if you assume the objects are falling just by gravitational forces, then the fall time doesn't scale. In this case, we would say it scales with L to the power of 0. Power of 0 means it doesn't scale. Quindi se trascuriamo l'attrito dell'aria, tutti gli oggetti impiegano lo stesso tempo a raggiungere il solo, quindi diciamo che il tempo di caduta libera non scala con la lunghezza, con la dimensione dell'oggetto, quindi diciamo che scala con
la potenza 0. So now the next exercise is a bit more difficult. I ask the question, how does the time, the distance a car needs to stop for a full stop, how would it scale with the size of the car? So imagine I drive in a car, I don't know, in Italy it's probably also 60 in the city or so. You drive at 60 kilometers per hour, and then you make a full stop. And then, you know, the car takes some distance until it stops. And now you think you take a big car, a much bigger car, and do exactly the same, 60 kilometers per hour, full stop. How long, you know, will this distance change? If I think about isotropically scaled cars. Cioè, adesso immaginiamoci quest'altra situazione. Immaginate di star guidando un'auto in città a 60 km/h, di premere a fondo il freno. Ovviamente la macchina non si ferma subito, ma copre una certa distanza. Questa è la braking distance. Braking distance. Quindi c'è una certa distanza che la macchina copre prima di fermarsi completamente. E adesso la domanda è: come questa distanza dipende o scala con la dimensione dell'auto? Cioè immaginando di scalare l'auto, di farla più grande, sempre con l'idea di questo scaling isotropico. Who thinks that the bigger car needs a longer distance to brake? Chi è che pensa che auto più grandi richiedano più tempo, più spazio, abbiano bisogno di più spazio? Or do you think a small car is easier to stop than a big car? O pensate che una macchina più piccola si ferma prima? No? But you see, a big car has much more mass, and because there's much more mass, the kinetic energy is much higher. Una macchina più grande ha più massa e quindi l'energia cinetica è più grande, quindi... And the mass goes in the third power, right? So it's much more kinetic energy. E la massa va con la potenza cubica, quindi ha molta più energia cinetica, diciamo, di un'auto più piccola. So actually, you know, then student would say, yeah, maybe it takes much longer, but it has also bigger brakes, because the brakes are also scaled up, right? The wheels are also big. We scale everything. E quindi uno potrebbe dire, beh, allora impiegherà, diciamo, avrà bisogno di uno spazio maggiore perché è più grande, quindi c'ha più energia cinetica, però anche i freni sono più grandi perché abbiamo riscalato tutto, quindi... Yeah, now, but the brakes, they go with the surface. When you have a brake, when you brake on a surface, so the braking power only scales with the second power. So physically, actually, it is really like this, that the heavier car is harder to brake. I mean, it has a longer distance to brake. But by law, it's forbidden. You know, the cars, they should have the same braking distance, but it means that you have to scale the brake differently. You cannot scale it isotropically. So you have to brake. The brake has to scale much more than so to make sure that the car stops. Ma vedete, i freni agiscono su una superficie e quindi scalano con una potenza quadratica, cioè col 2, e quindi mentre l'energia cinetica scala con una potenza cubica. E quindi effettivamente è così, una macchina più grande ha bisogno di più spazio per fermarsi. Però siccome per legge la distanza deve essere sempre la stessa per tutte le macchine, se diciamo una macchina più grande deve avere i freni riscalati in maniera tale da assicurare che questo sia corretto. Okay, so by this kind of thinking, you have already seen that you can learn something, but maybe you have to do as an engineer to have these things working. Now you can do it with all kind of Newton's law, all kind of physics, and I just do the real thing I want to discuss with you, and maybe the most interesting question is written here: the power of a machine. In this case, the power of a biological machine. Let's take us. So the question is here: how does the power of us scale? And what I'm interested in here is the power, the long-term power, and the power which your body is doing even if you don't do anything. So if you don't do anything, the body is still working all the time and using energy and consuming energy. And this kind of energy which your body consumes over a long time, the question is this different for a big person? Does a big person have more power, using more energy than a small person? Dunque, con questo tipo di ragionamento in realtà si può cercare di comprendere molti aspetti della fisica. Io adesso voglio farvi un esempio su una macchina biologica e per concretezza pensiamo a noi stessi, all'essere umano. E quindi ci vogliamo chiedere come scala con le dimensioni la potenza di un corpo umano. E dove la potenza è, l'energia che il corpo umano utilizza anche in condizioni, anche quando non si fa qualche lavoro particolare, ma semplicemente i processi metabolici
utilizzano questa energia. Quindi come la potenza scala con la dimensione. So what do you think? How would it scale with the length? Does it scale with L to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5? Do you think it scales with some power? Allora, come pensate che la potenza scali con la dimensione del corpo umano, con una potenza quadratica, cubica, con la quarta? It's clear that the bigger person will consume more energy, right? The question is only what is the power? È chiaro che una persona più grande utilizzerà più potenza, quindi questo è chiaro, però la domanda è qual è la scala, cioè qual è l'esponente dello scaling. And if I were now in school, all the students will tell me it should be power 3, because that's the most usual answer I get. Because people think, not wrongly, that your body and every process in your body is working, and the whole volume is working, so the power should be scaling with the power 3. Tipicamente ricevo la risposta che la potenza deve scalare con la potenza cubica. Perché? Perché la potenza sarà proporzionale al volume del corpo umano. Tutti i processi che avvengono all'interno del corpo quindi contribuiscono alla potenza, e quindi è il volume che conta, e quindi scala con la potenza 3, come scala un volume. But it's not correct. Ma è sbagliato. The long term, if you do this over long term, actually there's a physical phenomena which we know. You can imagine you go in a gym and do sport, right? And you do it long, or you run long distance, longer and longer and longer, just run for hours. Then what will happen is your body warms up, right? And since your body warms up, you have to get rid of this energy somehow. And you will heat up more and more. And to get into an equilibrium for a long time, so the temperature stays stable, this equilibrium is determined by the surface where the heat is going away. And that's essentially, it's based on a very fundamental physics law, which this is the second law of thermodynamics, which says that there's no machine that just generates, work out of energy without generating heat in addition. This is what we experience. And that's the heat which is generated here, which is the limiting factor for this machine. Ma in realtà questa risposta L al cubo non è corretta, non è così. Allora, immaginatevi per esempio che siete andati in palestra e vi esercitate per un lungo tempo, andate a correre. Naturalmente il corpo umano si riscalda, però a un certo punto, se lo fate per un lungo periodo di tempo, per sostenere questa situazione, il corpo umano raggiungerà un equilibrio, cioè la temperatura rimarrà costante. Però per far questo il corpo umano deve dissipare calore, deve liberarsi del calore che si genera. E c'è un principio fondamentale della termodinamica, della fisica, che è il secondo principio della termodinamica, che dice che l'energia prodotta deve essere associata a un calore che viene dissipato. E quindi il fattore che limita la potenza dipende dalla capacità di dissipazione di questo calore. Exactly, and this dissipation goes over your surface, and that's why the surface is the determining factor here in this long-term power, and the power scales with the length to the power of 2. E quindi il calore viene dissipato proprio attraverso la superficie del corpo umano. Non conta quello che c'è dentro, ma conta la superficie, perché è la superficie del corpo umano che è in contatto con l'ambiente esterno. Quindi il calore si diffonde tramite la superficie, e quindi è proprio la superficie che è il fattore determinante per capire come scala la potenza, che quindi andrà come una superficie e quindi con una potenza 2, non 3. So taking this is, you can look this up. I looked this up in biology papers. There are fundamental studies, or many studies about this. And it's not exactly, in reality, it's not exactly 2, it's 2.2, but it's very close to 2. So the basic physics which you see here is kind of correct. Cioè, questo è un fatto fondamentale in biologia, e ci sono molti lavori scientifici su questo aspetto. In realtà la risposta più corretta è che la potenza è 2,2, ma questo ragionamento basato semplicemente sul ragionamento di scaling, quindi di scala che dà la fisica, è una risposta molto accurata, anche se non precisa. Yeah, we assume it's 2. So just now, believe me, the long-term power scales with the power of 2. And now we can do some examples, but we do only do one because my time is then over. And the rest I give you as homework from this. So we want to calculate together, find out what's the rate of heating, or the heating frequency.
So how often you eat? Allora diciamo, mettiamoci d'accordo che la potenza sia 2, quindi assumiamo che, che la fisica sia, diciamo, la risposta corretta, e adesso chiediamoci invece l'ultimo esempio: qual è il tasso di rate of eating, con quale frequenza mangiamo? This is kind of the natural thing, right? We eat maybe in the morning, in, lunch and dinner, but here's the question: what the nature tells us, what your body tells you. So if you would think I would just only eat when my body tells me I'm hungry now, and then you can find out, how often would you eat per time? And the question is not exactly how often you eat per time. The question is how will it scale with the size of the, different people. Ok, quindi diciamo la domanda non è quante volte mangiamo al giorno, perché questa è una cosa, diciamo, mattina, pomeriggio, cioè colazione, pranzo e cena, questo è un altro aspetto. No, quello che ci chiediamo è quando è che ci sentiamo affamati, cioè quando è che il corpo richiede, diciamo, mangiare. Quindi quello che ci chiediamo è qual è la frequenza con cui questo avviene e come questo dipenda dalle dimensioni del corpo umano. Come scali questa frequenza, cioè quante volte abbiamo bisogno di mangiare, come scala con la dimensione del corpo umano. Okay, for this we need one simple physics law. It's the connection between power and energy, which we all know. And what we will think about first is, and assume you have taken food into your body. I mean, you've eaten up some, you fill your stomach, and then there's a certain time you can do work until the body says hunger. I mean, I'm hungry, eat. And this time I call now T digest, T. Innanzitutto dobbiamo usare un principio della fisica che lega la potenza con l'energia, e poi immaginiamo questa situazione che assumiamo cibo, okay? Quindi il corpo lo digerisce, dopo un certo tempo avremo di nuovo fame, e questo tempo tra l'assunzione del cibo e il momento in cui abbiamo di nuovo fame lo chiamiamo T-digest. And now it's when you're now hungry, you eat something. Now it's a question how much energy you take up. Again, not how many calories really, so how it scales with your body size. And it's very simple in this case, because how you eat, you fill your stomach. And if you fill your stomach, it's a volume, right? So what you eat depends on the power, it scales with the power of 3. Volume. Quindi ogni volta che assumiamo cibo, ingeriamo una certa quantità di materia, e questa avrà un certo volume, quindi è naturale assumere che il cibo ingerito e quindi va con la potenza 3, con della dimensione del corpo umano. So what we take up scales with the power of 3, and now this energy is consumed, and this equation now says power times time is energy. So if you write this as an equation, you have here the food which you took up to you, the power times, on the right side, the power times the time. Dunque, quindi il cibo che ingeriamo in termini di energia, quindi scala, è l'energia che noi assumiamo mangiando, e questa scala come un volume, quindi con L al cubo. Poi abbiamo questo principio della fisica che ci dice che l'energia è il prodotto della potenza e del tempo, di un tempo. Quindi l'energia che noi ingeriamo mangiando deve essere uguale alla potenza che il corpo sviluppa per il tempo che intercorre tra l'assunzione del cibo e il momento in cui siamo affamati di nuovo. So now we already have solved the problem, because on the left side it says it scales with the power of 3, P scales with the power of 2, and hence T must scale with the power of 1, right? That mathematics is right. E quindi adesso abbiamo già la risposta, perché sappiamo che l'energia scala con una potenza cubica, la P abbiamo detto che scala con la potenza quadratica, quindi T deve scalare come una potenza 1. Questa è semplicemente matematica. So a person which is twice as large can take, twice as long time until he's hungry. Quindi una persona che è 2 volte più grande, ha una dimensione 2 volte più grande, può aspettare 2 volte un tempo maggiore di 2 volte. And the rate of eating is just like 1 over this time inverse. So the eat frequency or the rate of eating would be 1 over L. Quindi la frequenza con cui abbiamo bisogno di mangiare scala come l'inverso della lunghezza. And now this you can immediately apply, right? So we all know, maybe also we have heard this in school, that big animals, they can take much, also it works the same with water, so they can live much longer with the water uptake they've taken, right? Bigger animals, they can go a long time through the desert.
And if you go to a small person, like a baby, and ask the question, what's the eating frequency of a baby? So everybody has a baby or had a baby, knows that the baby eats much more often. And this is fundamental. This is fundamental science. E questa è una cosa che vediamo frequentemente in natura. Per esempio, sappiamo che animali più grandi possono, in termini di cibo o anche di acqua, è lo stesso principio. Per esempio, animali più grandi possono resistere per un tempo maggiore con un certo quantitativo di acqua rispetto ad animali più piccoli. Oppure, per esempio, i bambini piccoli, neonati, hanno bisogno di mangiare molto più frequentemente perché, proprio per questo scaling. Just see that the type is wrong. So that should be fly with IE. So the fly which is much smaller is doing nothing else than searching for food all the time because they're always hungry. Because so small, the eat frequency is so large. And in molecular biology, it's even worse because these machines which we are in the body, they are nanometer scale, and they wouldn't live if they would have to search for the food. This food they're always in the food. This food is always around. So adesso pensate, fly è la mosca, e la mosca è sempre in continua ricerca di cibo perché deve mangiare molto spesso. La frequenza, la rate of eating, cioè la frequenza di mangiare della mosca è molto alta, bisogna mangiare molto spesso. E adesso queste piccole macchine biologiche che noi abbiamo nel corpo, che producono energia, non potrebbero sopravvivere per in alcun istante senza assumere energia, proprio perché sono di dimensioni nanoscopiche, quindi nanometri, e quindi con questa legge hanno la frequenza di mangiare, diciamo così, è altissima. Right, and so this was the first application of this very basic law, and it shows what you can learn about if you just think about in scales. If you think when you have physical laws, you look at the laws, how they depend on some parameters, like length scales, and then think about what will happen when you change the length. This is much easier to memorize than just learning a formula. That's what I want, it's very important at some point you have to learn to get this kind of feel of thinking in kind of scaling. E questo è giusto un esempio per spiegarvi come sia così importante ragionare in termini di scaling, perché è molto più semplice usare questi argomenti piuttosto che imparare o memorizzare una formula, e questi sono argomenti fondamentali che si basano su delle considerazioni basate sui principi della fisica, ma che è fondamentale sviluppare per capire i fenomeni fisici. So now the homework. So this is your homework. I mean, the question is, we assume that the power scales with a power of 2. And the question is, if you go jogging with a person and you go jogging uphill, will it make a difference whether you jog with your partner is a small partner or a big partner? There's a question, will the time to run uphill, will that depend on the size of the person? That's the question. You have to try to answer this. Adesso un compito a casa per voi. Assumiamo che la potenza scali con la potenza scali con una potenza di 2 rispetto alla scala, e la domanda è questa: immaginate di andare a correre, diciamo, in salita. Bene, come dipende il tempo, diciamo che il tempo, how long you can run or how long? No, how fast you can run uphill. Okay, how fast? I mean, it's this velocity. If the person, if the velocity in this direction with some uphill component, if this depends on the size of the person. Ok, se la velocità con cui si riesce a correre in salita dipende dalla dimensione della persona. So it's really uphill running at some level. So what is important is to compare this velocity upwards. Does this depend on the size of the person? Quindi quello che è realmente importante è la componente verticale della velocità, cioè quanto cambia l'altitudine quando voi correte in salita, e dipende questa dalla dimensione del corpo umano. I mean, give you some hints here. So, if you run uphill, you increase your height, and then the question is, how many energy, what work do you have to do to get to a higher height? For this, you need kind of an equation which determines this energy of height. Students usually know this. And if you know that, you can put all this together and get the solution. And maybe you can tell me afterwards if you already know the solution. So this is exercise number 2. Does running uphill scales with length, yes or no? And if it scales, how? The second homework is jump height.
So, you know, the question is there a difference of jump height depending on the size of the person, on the scale of the person? Will the big person have it easier to jump high? Or is it, you know, does it depend on the size of the person? If we just scale this isotopically. But I have to tell you, you know, don't think too much about how these people look like that jump very high, because they're not scaled isotopically. So my question is really for isotropic scaling, would it make a difference in jump height whether you are large or small? Ok, nell'esempio precedente vi do un suggerimento, e cioè la cosa importante da considerare è che quando correte su una collina, quindi in salita, la cosa fondamentale è il fatto che cambiate altitudine, e quindi c'è un'energia che associata a questo cambiamento di altitudine, ed è questo l'elemento determinante per capire come scala questa velocità. Come altro esempio che vi voglio suggerire è il salto in alto, e cioè la domanda è come scala, con le dimensioni del corpo umano, diciamo, l'altezza a cui si riesce a saltare. Però in questo esempio non pensate proprio al corpo degli atleti, ma diciamo perché il nostro ragionamento è su una scala, è basato sul scaling isotropico, quindi quando immaginiamo di cambiare la lunghezza, cambiamo la lunghezza in tutte e tre le direzioni dello spazio. Yes, so here the answer is, I tell you what the answer is here. When you do this scaling low isotropically, it turns out the jump height doesn't scale. So everybody jumps the same height. And then you say, well, that cannot be true, right? But it's because we are looked at isotropic scaling. And if you want to sort of, you know, get a person to jump high, what you have to, I mean, not genetically manipulate, but you somehow have to look for persons that are slim, that are light, and that are still tall, they are long. And the most important thing, they have to have the center of gravity very high up. So then, you know, if their center of gravity is high up, and now they jump the same height than you, where the center of gravity is much lower, then effectively the long person will be able to jump for a much higher height than the other person. But for isotropic scaling, it will not depend. Ok, allora in questo caso vi dico direttamente la risposta è che se facciamo l'isotropic scaling, quindi se immaginiamo che le dimensioni cambiano in tutte le direzioni con un fattore di scala, diciamo l'altezza a cui si riesce a saltare è la stessa, non dipende dalla scala. Questo però è un po' sorprendente perché effettivamente poi in realtà non succede così, e il motivo è che diciamo, l'isotropic scaling non si può applicare in questo caso perché gli atleti sono molto sottili, e quindi sono un po' più unidimensionali piuttosto che tridimensionali. E il fattore determinante in questo caso è l'altezza del baricentro, cioè una persona con un baricentro più alto sarà in grado effettivamente di saltare ad un'altezza maggiore di una persona con un baricentro più basso. All right, so scaling, you know, is everywhere, and many phenomena have interesting scaling properties. So here's an example where you see cruising speed, flying speed, as against mass in a power law. And you see there's a straight line, and there's a fly, there's a boost, and there's even a jet, a Boeing. They lie on a certain line here, so that cruising velocity has some scaling dependence. And the same is here for earthquakes. So what you see here is the frequency of an earthquake and the magnitude. And you see, for example, that if the frequency of this very, very fast earthquake movement, then the magnitude is small, it's on this side. And if it's a very long wavelength, low frequency motion, then it has a very large magnitude. So, in realtà questa idea di scaling è ubiquita in fisica, cioè ci sono in tantissimi fenomeni che si esibiscono questo effetto di scaling. Can you go back? In questo schema, per esempio, illustra diciamo, come la velocità di volo diciamo, cambia con le dimensioni, cioè in questo caso la massa diciamo, di uccelli o oggetti che volano, per esempio la mosca, colibrì, l'oca o in Boeing. Vedete, questi sono tutti allineati, è una manifestazione di questa proprietà di scaling. E così anche nell'esempio successivo in cui che illustra diciamo, come la frequenza dei terremoti dipenda dall'intensità del terremoto. Anche questa linea retta in questo schema è una manifestazione di questa proprietà di scaling. And these are all power laws, and there's another one here. This is which shows the frequency of
of impact from the outer space in terms of dust particles. There's small particles, then frequency is very large. They tend to do whatever 10 events per day per year. But if the object gets bigger, like meteorites, asteroids, and so on, then the frequency gets fortunately smaller. And for the very big ones, asteroids, what you see here, which makes sort of like 10-kilometer big impacts, fortunately, it's very, very low. The frequency will take 100,000 years for the next time. But this is also a linear line here, means it's a power law. Anche questo diagramma illustra questa idea dello scaling, cioè questa linea che unisce questi punti. In questo caso è rappresentata come la frequenza di eventi di impatto sulla Terra da parte di particelle o oggetti, corpi di varie dimensioni, dipendono dal diametro. Quindi vedete sulla sinistra, per un diametro molto piccolo di queste particelle, diciamo, la frequenza è molto alta, però man mano che il diametro aumenta, quindi la dimensione aumenta, e invece la frequenza diminuisce, fortunatamente per noi, perché questo significa che anche asteroidi molto grandi in realtà ci sono pochissimi eventi diciamo, di impatto sulla Terra. All right, so now from nanoscale science, where size matters, where we scale to a very small scale, I use this as a motivation, the scaling in electronics, to show you a little bit, how scaling can be applied and where it is applied, and it can be applied in many, many different places. And if you are really interested to look more into this, you could also find on my website here, unfortunately it's a very long link here, where there's a PDF on with the title, What Can We Learn from Scaling? So if you want to find out what the answers to the other exercise was, then please look this up. And with this, at the end, these are nano students here. I'm very grateful that I could talk to you about this, and also it's a wonderful event. Thank you for coming, and talk to you maybe later. If you have questions, you can also ask me later. Thank you. Okay, yeah. Vabbè, diciamo ho cercato di illustrarvi questa idea dello scaling, che è così importante in elettronica e che però è un'idea fondamentale in fisica, e che diciamo, sono ragionamenti che si possono applicare per cercare di capire molti fenomeni in fisica. Beh, insomma, grazie di essere venuti a questo evento così bello, straordinario. Se avete domande sarò molto contento di rispondere, di chiacchierare un po' con voi.